Ero stufo di dover imprecare tutte le volte che dovevo accendere il mio tagliaerba. E soprattutto di infastidire tutto il vicinato con quel rumore assordante, per non parlare dello smog che mi toccava respirare. Ma cosa potevo fare? L'idea mi venne guardando una gara insolita. Are you ready? Se poteva vincere contro gli skateboarder, sicuramente avrebbe potuto affrontare il mio prato selvaggio. Ce l'avrebbe fatta? Lo avrei scoperto di lì a poco. Per prima cosa dovevo procurarmi un rasaerba a batteria e avendo già io il battery pack della Makita, mi orientai su un prodotto che lo potesse utilizzare, in modo da risparmiare sull'acquisto, prendendo solo rasaerba. Detto fatto, andai dal mio rivenditore di fiducia, che mi illustrò le caratteristiche principali. Altezza di taglio regolabile da 20 a 100 mm, possibilità di tagliare con il sacco di raccolta da 70 litri, in modalità mulching, oppure con lo scarico laterale. Quest'ultimo non si rivelò funzionale perché l'erba tendeva a rimanere incastrata creando un tappo, forse perché stavo tagliando erba troppo alta per un rasaerba? Velocità di avanzamento regolabile, anche se la massima velocità credo serva solo per riportare il rasaerba in ricovero, perché per tagliare il prato è troppo veloce. Modalità silent, che riduce la velocità di rotazione della lama per far meno rumore. Modalità automatica, che aumenta e diminuisce la velocità della lama in base allo sforzo per cui è sottoposta. Sinceramente queste due modalità non le ho mai utilizzate, perché non ne ho avuto bisogno. Ruote con un ottimo grip. Al suo interno era dotato di due schede elettroniche di controllo, provviste di un grande dissipatore, una per la trazione e l'altra per il motore principale, e stiamo parlando di un potente motore brushless. Mi ha convinto e l'ho preso al volo. Per caricarlo in macchina mi sono subito accorto che, per smontare il manubrio, dovevo svitare due viti e l'operazione non era molto agevole. In compenso era dotato di due maniglie comode per sollevarlo, anche se da soli non è il massimo per la schiena. A casa ho subito risolto, sostituendole con due viti dotate di manopola, molto più comode. Ma perché la Makita non ci aveva pensato? Forse dovrei candidarmi come beta tester, per aiutarli a migliorare i prodotti prima della loro uscita sul mercato. Ecco un buon proposito per quest'anno. Camminare sull'acqua. Su questo devo lavorarci ancora un po'. L'ho messo subito alla prova, tagliando l'erba nel campo da calcio della parrocchia, così da poter consentire ai ragazzi di poterci giocare nuovamente dopo settimane. L'erba era infatti alta quasi 40 centimetri. Dopo 2 ore di intenso lavoro si è spento, segnalandomi che la batteria era scarica. Avevo tagliato 1600 metri quadri. Non male, ma mi aspettavo di più. Avevo tagliato anche durante la pioggia e avevo apprezzato la protezione wet guard di cui sono dotati sia la batteria che il rasaerba. Unico neo sono state le viti che si sono arrugginite. Forse avrebbero dovuto utilizzare quelle di acciaio nel realizzarlo. Sì, l'idea di candidarmi come beta tester poteva avere un senso. La cosa strana è che quando l'ho portato a casa e messo la batteria in carica, questa aveva ancora 2 tacche su 4, quindi non era scarica.
Allora come mai aveva smesso di funzionare? Forse si era surriscaldata ed entrata in protezione. Ma come potevo esserne certo e soprattutto come potevo evitare che ciò accadesse di nuovo? Strano. Non mi era parso di aver tagliato erba troppo alta. Solo l'analizzatore delle batterie poteva dirmi cosa fosse accaduto. Tornai da Alessandro, che nella sua officina è attrezzato più della NASA, e gli feci controllare la batteria. Tutto in ordine. Non c'era stato alcun assorbimento eccessivo. L'unica spiegazione poteva essere legata al fatto che lo avevo utilizzato ininterrottamente sotto sforzo, tagliando erba molto più alta per quello per cui un rasaerba è progettato, e sotto il sole. Per ridurre la temperatura dovuta all'esposizione al sole potrebbe essere utile avere la superficie riflettente. Eh sì, il ruolo di beta tester ha sempre più senso. Provai a tagliare un prato con erba meno alta, come dovrebbe essere di solito. Se ti sta piacendo questo video, premi mi piace e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. In effetti, se l'erba è troppo alta, occorrerebbe passare prima con un decespugliatore per ridurla e poi finire il lavoro con il rasaerba. Ora sì che ero soddisfatto. 1000 metri quadrati tagliati in un'ora e la batteria si era scaricata solo di metà. Questo mi fa pensare che si riescano a tagliare tranquillamente 2000 metri quadri con una carica completa. Inoltre, sotto la supervisione di un adulto, poteva essere utilizzato anche da un bambino. Ma soprattutto sono riuscito a tagliare un prato con l'erba veramente alta, in 2 passate, prima a 100 mm e poi a 50 mm, e riportarlo alla normalità, riuscendo dove altri rasaerba a scoppio avevano fallito. La cosa bella è che a fine lavoro potevo caricarlo subito in auto, senza il timore di ustionarmi con la marmitta bollente. Complessivamente ero più che soddisfatto. Era un rasaerba fantastico. E la cosa non passò inosservata. La voce si sparse fino a molto lontano.